Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Abate, polvere. Takeda Italia SpA. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cosa Abate, polvere? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Abate, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa Abate, polvere? Abate, polvere è un farmaco a base del principio attivo octocog-alfa, appartenente alla categoria degli antiemorragici vitamina K e nello specifico fattori della coagulazione del sangue. È commercializzato in Italia dall'azienda Takeda Italia SpA. Abate, polvere può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Abate 2000 Wipolv. E-Solv. Persoluz. Eniet. IV1FLAC.no più 1FLAC.no 5 ml Preassem. Con DISP. Ricost. Abate 3000 Wipolv. E-Solv. Persoluz. Eniet. IV1FLAC.no più 1FLAC.no 5 ml Preassem. Con DISP. Ricost. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Baxter AG. Concessionario. Takeda Italia SpA. Ricetta. RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Octocog-alfa. Gruppo terapeutico. Antiemorragici vitamina K. Forma farmaceutica. Polvere. Indicazioni. Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia A, deficit congenito di fattore VI. Abate è indicato in tutte le fasce di età. Posologia. Il trattamento deve essere iniziato sotto il controllo di un medico specializzato nel trattamento dell'emofilia e con un supporto di rianimazione immediatamente disponibile in caso di anafilassi. Posologia. La dose e la durata della terapia sostitutiva dipendono dalla gravità del deficit di fattore VI, dalla sede e dall'entità dell'emorragia e dalle condizioni cliniche del paziente. Il numero di unità di fattore VI viene espresso in unità internazionali, UI, riferite allo standard U per i concentrati di fattore VI. L'attività plasmatica del fattore VI è espressa sia in percentuale, riferita al plasma umano normale, sia in unità internazionali, riferite allo standard internazionale per il fattore VI plasmatico. Una unità internazionale, UI, di attività di fattore VI è equivalente alla quantità di fattore VI contenuta in un ml di plasma umano normale. Trattamento. La stima della dose richiesta di fattore VI si basa sulla considerazione empirica che 1 UI di fattore VI per chilogrammi di peso corporeo aumenta l'attività plasmatica di fattore VI di 2 UI/dL. La dose necessaria viene determinata per mezzo della seguente formula. Unità, UI, richieste uguale peso corporeo, chilogrammi, x aumento di fattore VI desiderato, per cento, x 0,5. Nell'eventualità dei seguenti episodi emorragici, l'attività di fattore VI non deve scendere al di sotto dei livelli di attività plasmatica determinati, in percento o in UI/dL, rispetto ai livelli normali nel periodo corrispondente. La seguente tabella 1 può essere utilizzata come riferimento per il dosaggio negli episodi emorragici ed in chirurgia. Tabella 1 Guida per il dosaggio in episodi emorragici e in chirurgia. Gravità dell'emorragia / tipo di intervento chirurgico. Livello di fattore VI richiesto, percento, UI/dL. Frequenza delle somministrazioni, H/durata della terapia, GG. Emorragie. Emartro in fase precoce, emorragie intramuscolari o del cavo orale. 20-40. Ripetere l'iniezione ogni 12-24 ore, 8-24 ore per pazienti di età inferiore a 6 anni, per almeno 1 giorno fino a che, a cessazione del dolore, l'episodio emorragico sia risolto o si sia giunti a guarigione. Emartripia estesi, emorragie intramuscolari o ematomi.
30, 60. Ripetere l'iniezione ogni 12, 24 ore, 8, 24 ore per pazienti di età inferiore a 6 anni, per 3, 4 giorni o più fino alla scomparsa del dolore e dell'invalidità acuta. Emorragia a rischio per la vita. 60, 100. Ripetere l'iniezione ogni 8, 24 ore, 6, 12 ore per pazienti di età inferiore a 6 anni, fino alla risoluzione dell'evento. Interventi chirurgici minori incluse le estrazioni dentarie. 30, 60. Ogni 24 ore, 12, 24 ore per pazienti di età inferiore a 6 anni, per almeno 1 giorno, fino al raggiungimento della guarigione. Maggiori. 80, 100. Pre e post intervento. Ripetere l'iniezione ogni 8, 24 ore, 6, 24 ore per pazienti di età inferiore a 6 anni, fino al raggiungimento di un'adeguata cicatrizzazione. Successivamente continuare la terapia per almeno altri 7 giorni per mantenere l'attività del fattore VI a valori compresi tra il 30-60% UI/DL. La dose e la frequenza della somministrazione devono essere adattate alla risposta clinica per ogni singolo caso. In certe circostanze, ad esempio, presenza di un inibitore a basso titolo, possono essere necessarie dosi maggiori di quelle calcolate usando la formula. Durante il trattamento è consigliabile eseguire un'adeguata determinazione dei livelli di fattore VI plasmatico per stabilire la dose da somministrare e la frequenza delle iniezioni. In particolare, in caso di interventi chirurgici maggiori, è indispensabile eseguire un attento monitoraggio della terapia sostitutiva per mezzo della determinazione dell'attività plasmatica del fattore VI. La risposta verso il fattore VI può variare a seconda del singolo paziente, mostrando livelli differenti di recupero in vivo e differente emivita. Profilassi. Per la profilassi antiemorragica a lungo termine in pazienti affetti da emofilia grave, le dosi usuali sono di 20-40 UI di fattore VI per chilogrammi di peso corporeo ad intervalli di 2-3 giorni. Popolazione pediatrica. Per il trattamento, la dose nei pazienti pediatrici, da 0 a 18 anni di età, non differisce da quella dei pazienti adulti. Per la terapia profilattica nei pazienti al di sotto dei 6 anni di età, sono raccomandate dosi da 20-50 UI di fattore VI per chilogrammi di peso corporeo, 3-4 volte alla settimana. Modo di somministrazione. Advate deve essere somministrato per via endovenosa. In caso di somministrazione da parte di personale non sanitario è necessario un training appropriato. È necessario determinare la velocità di somministrazione, in modo da non creare disagio al paziente, fino ad un massimo di 10 ml/min. Dopo la ricostituzione, la soluzione è limpida, incolore, priva di corpi estranei e ha un pH da 6,7 a 7,3. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 alle proteine murine o di criceto. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipersensibilità. Sono state riportate reazioni di ipersensibilità di tipo allergico, tra cui l'anafilassi, con l'Advate. Il prodotto contiene tracce di proteine murine e di criceto. Se insorgono sintomi di ipersensibilità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione con Advate. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Advate, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Advate, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Non sono stati condotti studi sulla riproduzione animale con fattore VI. A causa dei rari casi di emofilia fra le donne, non sono disponibili dati riguardanti l'impiego di fattore, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Advate non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Negli studi clinici con Advate sono stati inclusi 418 soggetti con almeno una esposizione ad Advate, per una segnalazione totale di 93 reazioni avverse da, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati casi di sovradosaggio con il fattore VI della coagulazione ricombinante. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiemorragici, fattore VI della coagulazione del sangue. Codice ATC. B02BD02. Il complesso fattore VI/fattore di von Willebrand è formato da due molecole, fattore VI e fattore von Willebrand, proprietà farmacocinetiche. Tutti gli studi farmacocinetici con Advate sono stati condotti in pazienti precedentemente trattati con emofilia grave o moderatamente grave, fattore VI basale a 0,2%. L'analisi dei campioni di plasma, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi di safety pharmacology, tossicologia acuta, tossicità a dosi ripetute, tossicità locale e genotossicità. Elenco degli eccipienti: polvere, mannitolo, sodio cloruro, istidina, trialosio, calcio cloruro, trometamolo, polisorbato 80 glutatione, ridotto. Solvente: acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.